Buongiorno a tutti amici, siamo pronti per lasciare Turis e siamo ancora dietro casa di Sciavi praticamente, abbiamo dormito qua, facciamo sempre così, siamo comodi. Adesso facciamo i servizi, Rita sta facendo la doccia e andiamo via. Andiamo a Cugliera dove poi incontrerò il dottore, ritirerò le insuline, quindi siamo quasi pronti per la visita che sarà dopodomani. Buongiorno anche alla Rita, ragazzi, che si asciuga i capelli in viaggio. Nel frattempo stiamo lasciando il parcheggio di Turis. Grazie come sempre. Ci vediamo tra 6 mesi forse. Rita, piastra alla cieca, senza specchio. Senza neanche specchio. Casa nostra a Cugliera, seconda casa, terza, quarta, e comunque ogni 6 mesi siamo qua. Vediamo la scritta sulla montagna. La prima volta che l'avevamo vista ce l'ha piaciuta molto, c'è questa collina sopra la città con la scritta Cugliera gigantesca, ci aveva fatto effetto. Ci siamo parcheggiati qui al Carrefour, ma poi appena finisce la scuola Davide ci possiamo spostare e dormire anche vicino al mare da qualche parte. La giornata è splendida. E poi il 29 andiamo direttamente a dormire a Cugliera, così il 30 mattina siamo già lì per fare la visita. Abbiamo adottato questa strategia l'ultima volta ed è andata benissimo. Dado ha finito la scuola. Ci possiamo spostare perché siamo parcheggiati sotto il sole e c'è da morire. Rita ha finito di sistemare 2 cose, vero Rita? Ci siamo comprati delle cosette che ci servivano, ad esempio il contenitore nuovo per le tisane, che è un po' piccolino, serviva più grande. Poco più grande. Sì. Vabbè, ma non c'era, o questo o molto più grande non ci sta. Comunque poi vabbè, cosettine dai cinesi, sì. Contenitori per il frigo, sì, cosettine, gancetti per chiudere le buste, queste cosette qua. Andiamo adesso, ci togliamo da questo parcheggio assolato. Un sacco di lavori a Cugliera, hanno fatto lo spartitraffico con la mezzeria, hanno diviso. Rita, scendiamo io e Dado a far vedere ai nostri follower dove ci siamo parcheggiati. Va bene. Tu ci prepari il pranzetto. Va bene, vedi un po' come si sta in spiaggia. Che magari decidiamo di andare. Pomeriggio andiamo, se è bello, se sta bene. Andiamo, vado a vedere. Se non c'è vento, perché mi dà fastidio, mi urta il vento. Io disosso un paio di cosce nel frattempo. Va benissimo. E ce le prepari in tegame? Sì, così fai in fretta. Ok. La vedo dura per Rita dopo pranzo al sole, in spiaggia. Molto dura, anche se gente ce n'è. Andiamo a vedere prima da questa parte. Sempre bello qua, questo l'ho filmato per voi in passato. Dronatina, c'è una bella spiaggia naturista, però c'è vento, c'è caldo, c'è caldo, non c'è freddo, si sta proprio bene. Spiaggia già parecchio frequentata, c'è tanta gente, spiaggia naturista, e ci sono già diverse persone che se la godono, si sta bene, non c'è freddo per niente, anzi, quindi di pomeriggio con Rita magari 2 orette di sole ce le possiamo anche prendere. Poi ci sono queste dune bellissime, ci si potrebbe sdraiare ovunque. L'1:30, abbiamo preso un po' di aria, un po' di sole e adesso andiamo a pranzo. Spaghetti al sugo e pollo con patate o pollo e basta? No, senza patate. E pollo. Mancano i bicchieri e basta. Degli scommessi. Adesso lo prendiamo. Allora, mancano i bicchieri, 1, 2 e 3. Tieni Dado. Sono più di 3. Tieni Dado. Ah, Poi
Scottex. Abbiamo deciso di berci un cannonau di Sardegna rosé. Sarà buono. Non lo conosco il cannonau di Sardegna rosato, l'ho sempre bevuto rosso. Cioè. Sì. E oggi ce lo beviamo Non rosé. nero. Oggi però proviamo dobbiamo quello ammazzare rosé, dobbiamo una ammazzare mosca. questa mosca. Questi sono da mettere a posto, giusto? Li Sì, lavati? quelli sono pronti. Adesso li mettiamo. Pronta? Sì, mi serve anche aiuto. Ti aiuto, ma lo tengo io questo. Piano piano. Siamo pronti, abbiamo fatto un po' tardi ma ci sediamo ugualmente. Ci beviamo un bicchiere di cannonau rosa. Sono le 2 spaccate. Il nostro orario è l'una, però vabbè. Dopo ci prendiamo un po' di sole che ci fa bene. Che mi viene male. Cin cin. Salute Rita, vive il rosatino. Non troppo, Quanto me ne... Sì, stai esagerando, Su, anche io ne voglio un pochettino e basta Rita. Un'oretta di sole, proviamo a prendercela. Non è detto. Proviamo, Non è c'è detto. un po' di vento però al riparo si sta bene. Sì, non c'è freddo No, comunque. non c'è freddo, però non c'è neanche caldissimo. Bisogna trovare magari Fresca. una duna un po' al riparo. Guarda qua come stanno bene qui dietro. In spiaggia si è un po' esposti. (16:25), 2 orette forse le abbiamo prese di sole. Sì, sì, sì. Andata bene. Sì, vabbè. Devo lavarmi, andare a vedere se è aperta una farmacia e poi lavorare un po' al portatile, e quindi abbiamo vari impegni e ce ne andiamo. Si sta bene ancora comunque, Si sta bene ragazzi. Mettiamo di nuovo qua sotto. Ecco qui. Cavone pulito l'altro giorno, amici, mica scherziamo. Di nuovo a Cugliera. 10 minuti neanche. Finestrelle aperte. Bella doccia. Rita sistema. Poi ci mangiamo anche un frutto. Eccola qua. Aspetta, un altro po' di olio. Si attacca. Dovete sapere ragazzi che manca internet in tutta la Spagna, la Francia e il Portogallo, ci hanno detto. Siamo senza internet totalmente tutto il giorno. Già. Non sappiamo perché, ma è così. Salute, ci siamo fatti una cenetta presto perché non sappiamo cosa fare. Non può annoiare. Buona carne, verdure, frittata che avete visto prima. Dopo cena partita Monopoli di 2 ore. E qui di fronte c'è un signore che abbiamo conosciuto, comunque incontrato anche 4 anni fa. Trascorre tutto l'inverno parcheggiato qui col suo camper e il suo cane.
e lo vediamo tutti gli anni, ogni 6 mesi veniamo e lo troviamo qui, sempre qui. Oh, comunque ci siamo abbronzati, Sì, mi vedo pochino, nella sì. GoPro. Buongiorno a tutti amici, giornata nuvolosissima e sto andando a ritirare una tessera sanitaria di questa zona della Comunità Valenciana dal dottore, perché grazie a quella poi posso ritirare le insuline. Stanotte andremo a dormire nel parcheggio dell'ospedale e domani abbiamo la visita e poi devo ritirare i freestyle, sono quei cerottini, quei sensori che Davide attacca al braccio e poi siamo liberi di proseguire il viaggio. È lontano, devo farmi più di una quarantina di minuti di camminata e sta anche gocciolando, mi sono portato l'ombrello. E comunque anche al cimitero dove abbiamo sempre parcheggiato hanno chiuso tutto e messo i parcheggi numerati. Questo è il cimitero dove siamo sempre stati. Stanno chiudendo tutto. Tra poco è ora di tornare a casa, ragazzi, di vendere il camper e basta. Sarà sempre più complicato in tante zone. Ti obbligano a star magari chiuso a 20-30 euro al giorno in un camping e a quel punto non ha davvero più senso viaggiare, stare in giro, a meno che non si va in qualche paese ancora libero. Primi 15 minuti fatti, è iniziato a piovere, meno male mi sono preso l'ombrello. Proseguiamo, c'è caldo però In Indonesia ci avevano messo meno tempo a pulire la palma e anche meno mezzi. È salito uno da solo con una piccola roncola e l'ha pulita in 3 secondi. SIP ritirato, è una tessera. Adesso vado in farmacia e vediamo se hanno insulina. Anche in questa potrei provare. Non capisco come mai abbiano messo dei cancelli in queste vie principali per poterle chiudere del tutto, come blindare il quartiere. Che strano. Comunque in 1 ora e 20 ho fatto tutto, a piedi, è distante, sudato. Adesso ci spostiamo, appena finisce Dado, la scuola, ci spostiamo in un'area sosta che c'è vicino ad Alzira, dove c'è l'ospedale, dove ho l'appuntamento con la dottoressa, e così siamo già vicini e poi forse stanotte dormiamo proprio nel parcheggio dell'ospedale. Come sempre andiamo a parcheggiare ad Alzira e trascorriamo la notte lì in modo tale domani mattina di essere già operativi per la visita. 4, 5. Comunque alla fine abbiamo parcheggiato direttamente di fronte all'ospedale o sotto l'ospedale. Vi ho detto che probabilmente si era andato in un'area sosta, ma poi ho visto la cassetta delle nere ed è abbastanza vuota, quindi facciamo la visita e domani ci spostiamo. L'ospedale è questo qui su e siamo a 10 metri. Adesso prepara la cena Rita e mangiamo e poi ci guardiamo qualcosa come ogni sera, sin quando non arriverà il caldo e ci godremo anche le serate all'aperto. Ma c'è anche freddo adesso, c'è proprio freddo, ci saranno 15-16 gradi penso. Ok, rientro. Ho lavorato un po' al computer, 2 orette. Rita ha risposto a un po' dei vostri commenti, che sono stati tantissimi per il video del camper, dei lavori. È piaciuto a tutti, grazie, siamo felicissimi, piace tanto anche a noi e quindi ringraziamo voi e ringraziamo anche Nicola che ha creato tutto questo. Ha esaudito le nostre richieste. Cosa ci prepari per cena?
Abbiamo tutto pronto, salmone. Ah, tutto verdura. pronto proprio? Sì, è tutto pronto. Quindi sono le 8:15, ci possiamo Sì, anche scaliamo sedere e tra un attimo. mangiamo, sì. Oggi resti salmone, un pezzo di frittata, un po' di verdura e anche un po' di pane guttiau con olio di oliva e sale. Questo è squisito. Ci vediamo domani mattina per la visita, amici. Alle 11, quindi ci vedremo intorno alle 10 per salire dalla dottoressa. Tempo pessimo, ma dentro il camper si sta bene. Ci vediamo domani, buonanotte a tutti, amici. Buongiorno a tutti, amici. Finalmente giornata di visita medica. Per due ragioni. La prima è sapere che va tutto bene e Davide sta bene. La seconda è che non vediamo l'ora di andarcene. Questo impegno è una bella rogna per noi. Quindi facciamo colazione, ci laviamo, magari lavoro un'oretta e alle 11 dobbiamo essere al cospetto della dottoressa e delle infermiere che gli faranno i vari esami. Va bene? Preparo le uova. Sono già le 10:20, adesso Dado si fa una bella doccia per arrivare pulito e profumato dalla dottoressa. Non che senza farsela arriverebbe puzzolente, però vai, ci hanno insegnato così i nostri genitori. Quando si deve andare a appuntamenti importanti, a visite mediche o altro, comunque ci si fa una doccia prima. Stai preso? Preso, Rita, andiamo, l'ammazziamo e torniamo. A dopo. Non la dottoressa, che ci serve. A dopo. Ciao, a dopo. Ok, 11:20, siamo in perfetto orario. Buongiorno Dado, visita di Dado anche quest'anno, anche ogni 6 mesi siamo qua. Pensierini per la dottoressa, portiamo qualcosina, un po' dalla Sardegna, un po' da Bali, ci fa piacere, sempre gentile con noi. Ogni volta che veniamo qui piove o c'è questo tempo. Ci accompagna sempre la pioggia. Sarà Dio che piange per Dato. Come sempre, siamo qua, in fila. 40 kg. Mangiato molto riso. Comunque Dado 40 kg, ecco perché quando si sdraia sopra di me in campo gli dico di scendere, ormai sta diventando pesante. Visita terminata anche stavolta, la dottoressa contentissima di averci incontrato come sempre, contentissima dei pensierini. La glicata è salita un po', è sempre nei valori corretti, però è salita un po' perché viaggiando in Asia senza il camper, quindi mangiando male sempre, chiaramente i valori sono un po' sballati, ma adesso in camper riprenderemo le corrette abitudini. Ho prenotato anche la visita perché dopo che la dottoressa inserisce tutti i dati andiamo in un altro ufficio e prenotiamo anche qui l'appuntamento per la prossima volta. Adesso andiamo a ritirare insulina e freestyle e siamo liberi, si riparte per altri 6 mesi, ragazzi. È la nostra vita. Dobbiamo anche capire se riusciamo a fare esami e controlli altrove e se perché è complicato venire qui ogni 6 mesi, molto complicato. Prima di tutto andiamo a rifornire a pochi centesimi, perché qui ad Alzira c'è un distributore che ricordo ed è sempre bassissima, quindi andiamo a vedere a quant'è il gasolio, dobbiamo fare il pieno, poi sempre qui ad Alzira ritiriamo le insuline e invece a Cugliera, al centro di salute, dal dottore ritiriamo i freestyle. In un'oretta abbiamo fatto tutto e possiamo lasciare Cugliera. Eccola qua, che la Rita è pronta. Prontissimi. Siamo di fronte al distributore e avevamo rifornito a meno l'anno scorso, però questa volta è a 1,17. Il gas non c'è qua? Beh, 1,17. La volta scorsa mi sembra che avevamo rifornito tipo a 90 centesimi. Vedete in fondo? Diesel 1,17 e benzina 1,24.
Eh sì, è salito, ricordo forse addirittura era 89 centesimi qua, neanche 90, 6 mesi fa. Comunque 50 euro, 42 litri e mezzo, sempre tanta roba. Vabbè, proseguiamo. Dai Rita che si sta anche sistemando la giornata e approfittiamo magari. Un po' più di caldo, era bruttina stamattina. È anche piovuto tutta la notte. Sì. Bene, quindi farmacia, facciamo tutti i passi insieme ragazzi e mi fate compagnia. 22 gradi dice che ci sono. Grazie. Purtroppo non le avevano tutte, quindi devo andare in un'altra farmacia. Però vabbè, 3 scatole le ho già prese. Tieni Rita. In frigo subito. 18 minuti e siamo a Cugliera. Parcheggio a una decina di minuti e oltre dal centro di salute. Col camper non si trovano parcheggi proprio vicino. Ritiro il freestyle e poi devo ritirare l'ultima scatola di insulina perché non ce le aveva tutte in questa farmacia. E basta ragazzi, è finita. È una bella liberazione per noi comunque. Sapere di essere di nuovo liberi per un po', non per sempre. Ma alla fine non lo è nessuno per sempre. Secondo piano, centro di salute, ritiriamo i freestyle. Freestyle ritirati ragazzi. In farmacia a ritirare un'altra scatola di insulina. Vale. 33,30. Vale. Un po' di impegno ma ce l'abbiamo fatta, ho ritirato tutto. Freestyle e anche l'altra ultima scatola di insulina che mi mancava. Ce ne andiamo ragazzi, a macinare chilometri. Vi portiamo in giro in bei posti adesso, ve lo prometto. Abbiamo rimesso a posto tutto, insulina in frigo e i freestyle in un gavone. Rita ci prepara 2 spaghetti e ci spostiamo. Eh sì, al volo, mangiamo e andiamo. Siamo in mezzo alla strada, Clima acceso. sotto il sole, tutto chiuso. È brutto aprire qui e poi c'è un caldo tremendo fuori, quindi Abbiamo acceso il clima e stiamo caricando 35 ampere. però È adesso tremendo. parte il motore, magari andremo sotto, però vediamo e vi Forse. facciamo sapere. Comunque clima acceso durante il pranzo ragazzi, è spettacolo. Sì, mangiamo pasta aglio e olio al peperoncino. Olio. Aglio e olio al fresco. Ovviamente ci beviamo anche 2 bicchieri di Albali Gran Riserva del 2018. Quindi buon appetito a tutti, felici, abbiamo fatto tutte le commissioni. Dopo pranzo si parte immediatamente. Buon appetito. Buona. Buona. Comunque condizionatore top, pranzata al fresco, c'erano 26 gradi e 7 già ed è già scesa a 24. Tra un po' scende a 23 come l'ho impostato. Silenzioso, sentite. È troppo freddo anche per mettersi di fronte. E poi comunque puoi regolarlo in tutti i tipi di posizione, cioè in questa dinette, nell'altra, o dritto, in basso, o uno in una dinette e uno nell'altra, perché vedete c'è questo e quest'altro e li potete regolare come volete, uno da una parte e uno dall'altra. Meraviglioso. E devo dire un'altra cosa, abbiamo il clima acceso e stiamo caricando adesso 22 ampere. Cioè avevamo il clima acceso e Rita si è fatta il caffè ad induzione, quindi ha usato anche la cucina induzione oltre il climatizzatore, tutto sotto inverter. Adesso ci spostiamo alla Lidl, io compro 2 cose che ci mancano e Rita nel frattempo si fa i piatti. Ci compriamo 2 bistecche, 2 bottiglie di vino buono spagnolo e poi cominciamo ad andare verso Barcellona. Giusto appunto il centro di salute alla nostra sinistra qua. Torneremo tra 6 mesi di mattina presto per fare gli esami del sangue che facciamo una volta all'anno. Questa volta non li abbiamo fatti 6 mesi fa. C'è parecchio vento.
però il cielo si sta aprendo salendo verso Barcellona, almeno quello, ma vento ce n'è sempre tanto. Ci fermiamo un secondo, ci rilassiamo un attimo, poi proseguiamo. Entriamo a Benicarló. 13 minuti ad una Lidl, dobbiamo comprare anche acqua, non abbiamo un bicchiere di acqua. Poi decidiamo se proseguire o meno. Il tempo è pessimo, quindi parcheggiare di fronte al mare non ha senso. Rischi di prendere solo salsedine e molto più vento. Questa è una bellissima zona della Spagna con spiagge fantastiche, la zona di Castellón de la Plana, Benicarló, Benicassim, Vignaros. Questa è davvero una bellissima zona. Adesso facciamo una piccola spesa alla Lidl, poi magari ci parcheggiamo qua. Rita, il DJ oggi ha fatto 2 ore e mezzo di camper, ha messo tanta bella musica, ragazzi. Ovviamente non possiamo farvela sentire, non posso mettere quello che ascoltiamo, ma a noi la musica piace molto, l'ascoltiamo tutti i giorni. 30 aprile e c'è ancora un vento fresco. Altri anni vi ricordo che andavamo al mare con Rita da metà aprile, anche prima. C'è proprio poco caldo e abbiamo preso anche pochi moscerini, infatti, perché non c'è quel caldo assurdo dove ne trovi a migliaia in mezzo alla strada. Il camperone è rimasto abbastanza pulito. Sì, la sapevo tutto. Ogni tanto capita questa offerta, Campovieco costa 5 euro e qualcosa, ma la seconda bottiglia è al 50%, quindi ovviamente ne ho preso 2, più un Pata Negra, mejor vino del mondo. Questo l'abbiamo sempre preso, costa una fesseria di un chilo. Sì, molto versatile. Rita fa spezzatini, un po' di tutto. Abbiamo un sacco di pecorini sardi, Rita, da finire. Sì, ma tanti, È fortissimo sto rumore. È la cassa. Che culo. Davvero? Che culo, mi sono spaventato perché lì sotto sono successi sempre problemi. Invece era La cassa, sì, quindi sì. friggeva perché era acceso lo stereo. Acceso lo stereo. Ma siccome qua dentro abbiamo avuto problemi, stava andando a fuoco, mi hanno fatto 1000 lavori, hanno isolato fusibile, ho sentito friggere lì dentro, mi sono spaventato. Rumori strani, meglio. Madonna santa, andiamo. Dopo questo brevissimo spavento, è andato bene. 9 minuti, 7 km e dovremo parcheggiare di fronte al mare. Ho ricambiato idea, avevo detto che non avrebbe avuto senso, invece c'è caldo, siamo scesi per fare la spesa e ho appurato che c'è caldo. Questo è un bellissimo ingresso, si chiama Giardini di Tancat e più avanti c'è il parcheggio che ho trovato. Bella stretta questa strada, ci passiamo giustissimo. Vedete dove siamo sbucati? Sulla costa, penso che la sfrutteremo poco. Comunque dormiamo qui. 6:30 e ci siamo finalmente parcheggiati, ma prendiamo solo tanta salsedine, non ci facciamo niente qua, credo. Io direi di proseguire. Se guardate in fondo vedete tutta l'umidità, la foschia, il sale che si solleva. Ce ne andiamo, c'è molto vento, non ci facciamo niente, prendiamo solo salsedine. Questo è un parcheggio sponsorizzato da Dado.
trovato da lui. Ce ne siamo andati dal mare. Già. Un conto senza vento, una serata bellissima di fronte al mare, meraviglioso. Ma con una bufera di fronte al mare non ci facciamo davvero niente. Quindi Dado ha trovato un parcheggio in campagna. Sì, sperando che sia un bel posto. Per il momento stiamo salendo. Vado a perlustrare e vedere che strada c'è, com'è, che parcheggio c'è, e così evitiamo di fare casini. È un attimino avvallata, ma non succede niente. Sopra c'è uno spiazzo bello grosso, cementato. Mi pare un bel posto, però lo spiazzo che ho trovato io lì mi sa, perché si vedeva dalle foto un parcheggio in terra. Vabbè, vado a comunicare tutto all'autista. Eccolo qui che arriva. Allora, papà si vuole parcheggiare qui in questo mega spiazzo che c'è, anche se non credo sia il parcheggio che c'era appunto segnato, perché come ho detto credo sia più là, ma a noi ci va bene anche questo. Ci sono un po' più là le fabbriche, non so se sentite anche il rumore, ma non dovrebbero essere un problema. Neanche fatto in tempo a parcheggiare che Rita è già In azione. in azione in cucina e ci sta preparando delle melanzane vegetali, cioè non ripiene di carne, ma Ripiene, ma di verdure vegetariane. e hai già acceso il forno. E ho già acceso il forno, adesso le metto dentro e poi preparo il ripieno. Così ti faccio vedere. 200 gradi sopra sotto e ventilato. È inutile anche dirlo, praticamente è sempre così. Non lo Sì, usiamo. Veramente io, solo per forse i dolci, metto statico quando preparo una torta. Adesso che fai? Le inforno. Già. Sì, Ah, quindi così. per adesso Ah, così. poi metti i pomodorini. Preparo il ripieno. Ok. Quando sono belle cotte e morbide le schiaccio in modo che si crei un avvallamento e lì ci metto un ripieno. Ok. Questo è il ripieno, Il ripieno. o comunque lo poggi sopra le melanzane. Sì, sì. Ma le svuoti o no? No, non le svuoto, le schiaccio. Ah, Una le volta che la melanzana è ben cotta, Ah, si le schiaccia schiacci e si e forma riempi l'incavo. Sì, e le riempiamo. Ok. Io metto pomodoro, mozzarella, poi ci possiamo mettere quello che vogliamo, una manciata di parmigiano, una manciata di pangrattato, olive, cappe, di quello che si vuole. Prezzemolo. Prezzemolo. Il sale l'ho già messo. Pangrattato. Pangrattato e una manciata di parmigiano. Avevo capito polpette, invece hamburger e sono più contento. Hamburger arrosto in padelle. Molto meglio.
Questo è il trucco. Una volta cotte si schiacciano e si possono riempire di altre verdure. Quindi si metterà quel pomodoro sopra. Sì, e poi per la gratinatura un po' di parmigiano, un po' di pangrattato sopra, per rendere più una crosticina superficiale. Pangrattato sopra e gli fa una crosticina. Non devono essere Ok. un po' troppo vicini. Non si sta ancora bene in felpa, solo con la felpa. Ci vorrebbe un giubbottino. Che palle. Di chi sarà questa piscina? Non c'è niente, nessuno, non ci sono case. Una piscina attiva addirittura, c'è l'idromassaggio. Assurdo. Vedete come si muovono queste foglie, questi rami? Questi. Vi fa capire l'arietta che c'è ed è fresca. Quindi non si sta bene. Anche qui avremmo potuto parcheggiare. Bello qua. Dritti così. Anche qua ti riempi il camper di resina sotto il pino, figurati. Meglio dove siamo. Piccola passeggiata prima di cena in compagnia di Dado e poi andiamo a mangiare quelle melanzane e quegli hamburger che avete visto. Ci sono sempre belle case ovunque, bei giardini. Guardate che bella anche questa. Un po' di rosmarino ce lo mettiamo negli hamburgerucci arrosto. Ci sta senz'altro bene. Vedete anche questa casa che bella. Finita la passeggiata, andiamo a vedere se è pronta la cena. Regaliamo a Rita 2 foglie di rosmarino. Un omaggio floreale. Che buono, Da rosmarino. mettere negli hamburger oggi, lavarli bene. Ah sì, un ramettino. Ci sta bene. Cavolo, sì. Prima di lasciare la Sardegna, vi ricordate, ho comprato diversi pezzi di pecorino. Oggi ne apriamo uno. Pecorino sardo. Sottovuoto, dura molto, è perfetto. Poi abbiamo anche salsiccia. Sì? La vuoi? Magari una fettina ce la mangiamo. Eh sì, è da mangiare, adesso basta. E quindi ci mangiamo anche una fettina di salsiccia. Salsiccia sarda. E alla fine sono le cene che piacciono a me. Hamburger, Le verdure. verdure con melanzane, pezzo di salsiccia, pezzo di pecorino, bicchiere di vino spagnolo buonissimo. Ragazzi, così con questa immagine vi auguriamo buona cena e buonanotte. Già, Buonanotte. 20 e 20 e ceniamo. Abbiamo un sacco di cosette buone, ve le ho già fatte vedere e adesso ci sediamo e ce le mangiamo. Amici, ci vediamo domani mattina.